Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi entriamo in un territorio digitale davvero infido, dove l'adrenalina del gioco d'azzardo incontra un pericolo invisibile e fidatevi in rapidissima evoluzione. L'allerta è assolutamente massima. Stiamo parlando di una vera e propria tempesta perfetta di minacce informatiche. In questa sessione esamineremo esattamente come l'intelligenza artificiale venga sfruttata per creare trappole digitali incredibilmente sofisticate, pronte a colpire letteralmente chiunque di noi navighi online. Iniziamo subito. Quindi cosa succede esattamente quando l'intelligenza artificiale incontra il gioco d'azzardo illegale? Immaginate la potenza di calcolo dell'IA messa direttamente al servizio di organizzazioni criminali. Il risultato? Le nostre difese tradizionali di consumatori vengono letteralmente sbriciolate. Non stiamo più parlando del vecchio sito, quello palesemente finto e pieno di errori grammaticali. Assolutamente no. Parliamo di illusioni create su misura, progettate chirurgicamente per ingannare i nostri sensi. Vi sarà sicuramente capitato, scorrendo i social network, di imbattersi in video clamorosi. Magari c'è Jeff Bezos o il popolarissimo Kabilame, che promuovono un'applicazione chiamata Amazon Slots. Sembra tutto perfetto, vero? C'è il brand di uno dei colossi tech mondiali, ci sono volti ultra famosi, e invece è tutto completamente falso. I criminali stanno usando la tecnologia dei deepfake per clonare volti e voci, appropriandosi in modo illegale del marchio Amazon. L'obiettivo? Attirare le vittime all'interno di falsi casinò online. È pazzesco! Ma andiamo a vedere cosa succede quando si cade in questa trappola. Guardate questo numero, 2,3, un punteggio impietoso, ed è la valutazione media su Trustpilot per queste piattaforme. Una vera e propria valanga di recensioni da una stella, che svela la vera natura di queste frodi. Una volta scaricata l'applicazione o peggio effettuato il primo deposito, i fondi semplicemente spariscono nel nulla. Dimenticate le pubblicità, non ci sono bonus senza deposito, non si può prelevare nulla se non raggiungendo soglie impossibili e il servizio clienti, è praticamente un muro di gomma. Per capire l'impatto reale di tutto questo, basta leggere le testimonianze di chi c'è passato. Un utente ha scritto: «Bisogna che questi truffatori vengano puniti, è assurdo che possano usare un marchio come Amazon in modo fraudolento, fare pubblicità ingannevoli e rubare soldi». Insomma, non parliamo di fredde statistiche, ma del grido d'allarme di chi ha visto i propri risparmi svanire in una crudele illusione digitale. E la cosa peggiore? Perdere quelle decine di euro è solo l'inizio dell'incubo. Questo ci porta dritti alla nostra prima sezione, l'escalation che va ben oltre la finta slot machine. La sequenza di questo attacco è di una precisione letale. Tutto inizia spesso in modo quasi parallelo, ad esempio con finte campagne che sfruttano il logo dell'INPS. Facendo leva sull'urgenza, magari parlando di presunti benefici o revoche imminenti, i criminali chiedono l'invio di documenti d'identità, fronte e retro e magari anche un bel selfie. E una volta ottenuti, il furto d'identità è servito su un piatto d'argento. Con in mano questi documenti, i truffatori possono richiedere identità SPID fraudolente. Da lì possono dirottare bonifici, accedere ai portali dell'Agenzia delle Entrate, aprire nuovi conti correnti o, peggio ancora, richiedere prestiti a vostro nome. La chiave per comprendere questa primissima fase si riassume in una parola: smishing. È un termine che fonde SMS e phishing. In pratica arriva un messaggino sul telefono, sembra al 100% provenire da un ente istituzionale e contiene un link da cliccare urgentemente. La fretta e la paura fanno il resto, spingendo a compilare i moduli. Pensate che proprio di recente interi pacchetti di questi documenti rubati, completi di selfie, sono stati messi in vendita in blocco sul dark web, pronti per il miglior offerente. Ma attenzione, esiste anche un'altra variante, altrettanto insidiosa. Tramite malware e tecniche di phishing, questi criminali riescono a rubare le credenziali dei grandi siti di e-commerce. Una volta dentro l'account, agiscono alla velocità della luce, comprano carte regalo, le famose gift card, e le spediscono a indirizzi email fantasma creati per l'occasione. In un singolo click, i conti collegati alle carte di credito salvate nei profili vengono letteralmente svuotati e senza lasciare la minima traccia fisica. Passiamo ora alla seconda parte della nostra analisi e andiamo a decostruire l'illusione, analizzando da vicino il funzionamento dei bonus e dei deepfake. Questo è forse il più classico degli inganni nel mondo delle scommesse, i famigerati bonus di benvenuto. Da una parte abbiamo la promessa sgargiante e irresistibile di 100 euro in regalo, dall'altra, ben nascosta in quel testo minuscolo dei termini e condizioni che nessuno legge mai, si cela la dura realtà matematica dei requisiti di puntata, il cosiddetto rollover.
Già, perché il bonus non è quasi mai un vero regalo. In realtà è una complessa formula finanziaria progettata appositamente per trattenere i fondi. Guardando i dati, l'intero meccanismo crolla inesorabilmente. Volete quei 100 euro promessi come gratuiti? Spesso dovete prima versare voi stessi la medesima cifra, ma la vera trappola scatta al momento del prelievo. Per ritirare il denaro siete costretti a rigiocare l'intero importo depositato, più il bonus, per un numero di volte che va da 3 a 8. E non finisce qui. Dovete farlo su eventi con una quota minima fissa, solitamente 1,5. Capite bene che questo garantisce al banco un vantaggio matematico enorme e costante. In sostanza è un labirinto perfetto per intrappolare il capitale. E per quanto riguarda le illusioni visive dei deepfake di cui parlavamo prima, fortunatamente per ora hanno dei punti deboli che possiamo imparare a riconoscere. I video generati dall'intelligenza artificiale presentano ancora difetti meccanici. Fateci caso, lo sbattere delle palpebre può sembrare del tutto innaturale, la pelle del viso è spesso eccessivamente liscia e i bordi attorno alla testa tendono a sfocarsi o a fondersi male con lo sfondo. E ascoltate attentamente l'audio, le voci sono spesso robotiche, prive del naturale ritmo umano o presentano strani echi e fastidiosi ronzii di sottofondo. Come ha giustamente ricordato il Centro Europeo Consumatori Italia in una sua dichiarazione ufficiale, oggi non basta più fidarsi di ciò che vediamo o ascoltiamo online. I contenuti generati dall'intelligenza artificiale possono sembrare autentici anche quando sono completamente falsi. Questa frase riassume alla perfezione la nostra nuova realtà digitale. Non possiamo davvero più permetterci il lusso di credere ciecamente ai nostri occhi o alle nostre orecchie. I contenuti manipolati stanno distruggendo la fiducia nel web e proprio per questo è vitale alzare la guardia. Arriviamo quindi alla terza parte, decisamente più rassicurante, lo scudo e i protocolli di difesa attiva. Vediamo esattamente come proteggerci. Se scegliete di utilizzare delle piattaforme di gioco, la sicurezza deve iniziare sempre da 2 semplicissimi controlli visivi. Primo passo: scorrete fino in fondo alla pagina web e cercate il logo a forma di timone tricolore. Quello è il marchio ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'ADM. Secondo passo: verificate che il dominio del sito finisca rigorosamente in .it. Qualsiasi piattaforma che operi in Italia senza questa licenza sfugge completamente ai controlli governativi e di conseguenza non offre la minima garanzia sui fondi depositati. Mettendo a confronto le piattaforme legali con quelle non autorizzate, la differenza fa davvero impressione. I siti con licenza ADM offrono veri strumenti di protezione, come i limiti di deposito o l'autoesclusione. E i pagamenti avvengono solo tramite circuiti sicuri e tracciabili come Visa o PayPal. Al contrario, le piattaforme pirata operano nel buio più totale. Usano portafogli anonimi o criptovalute, rendendo matematicamente impossibile recuperare anche un solo centesimo in caso di frode. Allargando il discorso alla protezione generale dei nostri dati, esiste un'armatura digitale a dir poco fondamentale, l'autenticazione a 2 fattori, o 2FA. Ormai la cara vecchia password non basta più. Aggiungendo un secondo livello di sicurezza, ad esempio un codice temporaneo sul telefono, si sbarra istantaneamente la porta in faccia ai criminali, perfino se sono riusciti a rubare le credenziali base. È senza dubbio la difesa più semplice da attivare, ma in assoluto la più potente contro i furti di identità. Ed ecco il nostro protocollo di difesa completo. Oltre ad attivare la 2FA su tutti gli account sensibili, c'è un trucco molto ingegnoso: stabilire una parola d'ordine in famiglia per le emergenze. Dato che l'IA di cui parlavamo prima può clonare la voce di un parente per chiedere soldi al telefono, avere una password segreta smaschera la truffa in 2 secondi. Infine un'ultima regola d'oro: evitate come la peste di scansionare codici QR sconosciuti trovati in giro. Potrebbero rimandarvi a siti clone creati apposta per prosciugare i vostri dati. Tutto questo si riassume in una filosofia di base che gli esperti chiamano Zero Trust, ovvero fiducia zero. Quando ricevete una richiesta urgente o allarmante, che sia un blocco bancario, un problema con un documento, una telefonata disperata, la regola è una sola: fermatevi. Interrompete la comunicazione, non cliccate su alcun link e verificate sempre la situazione in modo diretto, usando i canali ufficiali e numeri di telefono sicuri. E con questo concludiamo il nostro approfondimento, ma vi lascio con una riflessione. Mentre l'intelligenza artificiale continua a evolversi a ritmi spaventosi, queste trappole digitali diventeranno sempre più indistinguibili dalla realtà. Gli strumenti tecnici per difenderci esistono, lo abbiamo visto, ma la tecnologia da sola non basterà mai. La vera ultima barriera è la nostra consapevolezza di ogni giorno. E allora la domanda che dobbiamo porci è:
La nostra igiene digitale è diventata abbastanza forte da resistere alla prossima generazione di truffe. Grazie per aver seguito questa analisi, alla prossima!